Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, una nuova prova di Power Station medio piccola, non troppo pesante perché parliamo di 13,5 kg, quindi abbastanza portatile, vedremo che ha una buona maniglia, insomma assolutamente non difficoltosa da portare in giro. L'ho selezionata perché, dunque, partiamo subito dal prezzo questa volta, tanto per capire dove ci collochiamo. Una Power Station che da sola, attenzione, costerebbe 699 euro, che è già un ottimo prezzo per i dati di cui adesso vi parlerò. Fate in fretta se vi interessa, perché adesso c'è il coupon e la prendete a 5,99, quindi link in descrizione su Amazon, se non vi piace la rimandate indietro, tutti i vantaggi del caso a 5,99. Guardate che per molti utilizzi che possono essere camper, mobilità, ma anche un backup a casa, è un acquisto direi quasi bomba, perché parliamo di una Power Station da 1200 watt in uscita, quindi abbiamo quei 200 watt in più che mediamente possono mancare in molte situazioni. Vi do già uno spoiler: con questa Power Station sono riuscito a far andare il microonde, che di solito non funziona mai con quelle piccole, e sono riuscito a fare il caffè con una macchinetta a cialde da 1400 watt. Quindi abbiamo già capito di che prodotto parliamo, i vari utilizzi, e guardate che non è male. Perché costa poco? Intanto perché non è un marchio conosciutissimo, e poi perché non ha tutta la parte diciamo smart, non ci si connette col cellulare, non c'è un'applicazione, non possiamo fare nulla, la usiamo semplicemente per quello che è, ci sono i bottoni, la accendiamo, la spegniamo, fine. Oggi vi farò vedere che l'ho presa in configurazione abbinata ad un pannello fotovoltaico portatile da 200 watt, e in questa combinazione costa 929 euro. C'è anche l'opzione col pannello da 100, ma se vi serve un pannello portatile prendete almeno il 200, perché poi vedrete nel test che 200 watt non li fa. E adesso vi parlo di dati. Dunque, abbiamo detto 1200 watt in uscita su due prese asciugo, poi ci sono tutte le uscite in DC, USB, Type-C eccetera, e guardate il test perché quella parte mi ha un po' deluso, ma sinceramente caricare carica, e anche se ha dei comportamenti un po' così non è un grosso problema. Come ricarica da rete si carica a 700 watt in neanche 2 ore, è completamente carica se era a zero. Dal solare può prendere al massimo 700 watt, in combinata può arrivare in contemporanea a 1200. Se ve la portate dietro e la caricate in auto, forse non ho fatto neanche la prova nel video, ma comunque carichiamo a 100-120 watt. Più di quello da auto le Power Station non caricano. Anche qui avevo fatto il video per il convertitore 1248, allora iniziamo a ragionare, carichiamo a 300-350 watt. Batteria, anche qui un dato che comunque è abbastanza importante, perché abbiamo 1248 watt-ora di batteria, che sono 1,2 kW, e non è male, perché parliamo di un taglio di Power Station che secondo me è l'ideale, è quello che manca, è a metà strada tra quelle piccole e quelle che iniziano a diventare già troppo grosse, troppo impegnative da portare in giro e troppo care, perché con 1200 watt in uscita riusciamo comunque ad alimentare parecchia roba, e con un accumulo da 1,2 kW abbiamo un'autonomia che comunque è discreta per molti utilizzi. La batteria è una LiFePO 4, quindi ultima tecnologia. Qui c'è il solito problema che alcuni dichiarano 6000 cicli, alcuni 2000 cicli, qua ne dichiarano 2005, ma in realtà in base alla qualità delle batterie potrebbero variare questi cicli, dove garantiscono un'efficienza dell'80% dopo 10 anni. È anche vero che alla fine non sappiamo mai che batterie realmente usano, quindi questi dati sono da prendere un po' con le pinze. L'importante è che siano delle LiFePO 4. Vi ho dato già tutto lo spoiler di quello che sarà, prodotto interessante. Ora la spacchettiamo, poi la metto a banco in negozio, facciamo un po' di prove, me la porto a casa, ne facciamo altre, facciamo un test di durata, facciamo tutti i test che facciamo normalmente e ne riparliamo a fine video. Perfetto, spacchettamento della Power Station, doppia scatola. Troviamo subito una copertura superiore, la manualistica, cavo di ricarica 230 volt diretto. Poi troviamo in ballo di protezione e la nostra Power Station imbustata, che possiamo tirare fuori agevolmente con una mano con la comoda maniglia. Ok, si presenta con questa estetica, quindi plastica nera anche sulla parte posteriore, una solida maniglia ma nessuna parte gommata. Lato destro, dove intravediamo subito due ventole da 12 volt, perché si legge, per l'immissione dell'aria. Qui abbiamo lo sportello con due prese AC Sciuco da 16 A, pulsante di accensione. Sulla parte posteriore abbiamo tutti i dati della Power Station,
modello 1202A, abbiamo una batteria interna da 1248 Wh, 26 Ah, 48 V. In AC carichiamo al massimo 700 watt, l'MPPT della DC accetta da 11.5 a 50 V, massimo 500 watt. Poi abbiamo le connessioni frontali, le uscite, 2 USB-A 5 V 2,4 A, una USB-C Power Delivery 3.0 100 watt, 3 USB-C uscita 20 watt massimo, 2 uscite DC 12 V 3 A, uscita accendisigari 12 V 10 A, il LED da 1 watt e appunto le uscite delle prese AC dove abbiamo 1200 watt continui con un picco di 2004. Sulla parte sinistra abbiamo l'interruttore di protezione, poi abbiamo la porta di ricarica direttamente da rete AC e l'ingresso con questa connessione diversa dal solito, che non è un ingresso XT60 o un cavo con gli MC4, ma dovremo usare il cavo incluso con il pannello. Parte anteriore abbiamo un'uscita accendisigari protetta da tappo 12 V come abbiamo visto e il pulsante per accendere tutta la parte in DC che comprende solo accendisigari e 2 prese 12 V. Poi abbiamo l'altra accensione della parte in DC che riguarda le USB Type A e le Type C Power Delivery o normali, il pulsante di accensione per la torcia e il pulsante di accensione generale della Power Station. Perfetto. Display monocolore semplice blu dove abbiamo una casella per l'input, una casella per l'output, la percentuale con il cerchio dell'accumulo rimanente e la durata stimata. Ogni volta che accendiamo un'uscita c'è un pallino che si illumina, quindi luce fissa, luce intermittente, luce spenta. Tutta la parte del Power Delivery che viene anche visualizzata da un'icona. La parte in DC che viene visualizzata come accendisigari è presa tonda da 5,5. Se poi accendiamo anche la parte AC qua di lato, si accende il simbolo dell'alternata a indicare che è accesa anche la parte AC. Vediamo cosa succede se spegniamo la Power Station. Automaticamente spegne tutte le uscite che avevamo abilitato, compresa l'uscita AC. Ok, mettiamola in carica. Nel momento in cui la mettiamo in carica parte immediatamente la ricarica, si accende anche l'icona Supercharge. In questo momento stiamo caricando a 260, vediamo a quanto si stabilizza. Vedete che sale progressivamente e si stabilizza a 700 watt. Ventole che durante la ricarica a 700 watt girano tutte e due, ma girano molto piano, è un rumore percettibile ma non forte, non fastidioso. Vediamo se riesco a farvelo sentire avvicinandomi col microfono. Niente di impossibile. Mentre carica vi faccio vedere che tenendo premuto il pulsante AC di lato per 2 secondi, vedete che lampeggia a 50 Hz perché possiamo impostare 50 o 60. Chiaramente in Italia lasciamo a 50. La Power Station arriva già settata a 50 Hz. Premendo 10 volte andiamo ad abilitare la tensione in uscita a 220 o 230. Se lo facciamo altre 10 volte, vedete che torniamo a 220. Io preferisco averla a 230 leggermente più alta in modo da tirare meno corrente, quindi premiamo di nuovo 10 volte veloce. Così la impostiamo a 230. Tutta la fase iniziale di ricarica la fa a 700 watt, poi comunque nella fase terminale del caricamento, dopo il 90% inizia a caricare a 350 watt. Siamo a 99%, carica ancora a 350, quindi fino al 100% dimezza da 700 a 350. In realtà l'ultima parte al 100% con l'ultima attacca che lampeggia carica a 100 watt. Scende poi a circa 70 watt per poi arrivare al 100% e terminare la ricarica. Partiamo subito con i test, quelli pesanti, quindi attacchiamo la pistola termica, accendiamo l'uscita AC, partiamo direttamente con 1000 watt della potenza 1 di una pistola termica. Se la metto a 2 dovrebbe andare a 2000 watt. Vedete che però non riesce ad andare oltre i 1200 watt, quindi essendo un carico resistivo, una resistenza che si scalda, lui al massimo mi dà 1200 watt e la pistola non scalda alla massima potenza. Però vedete che 1200 watt li dà in continuo e non dà, diciamo, segni di cedimento. Testiamo poi direttamente l'uscita Power Delivery per vedere a quanto riusciamo a caricare sfruttando la Type-C. Il telefono va in ricarica veloce
Vedete che però non era stabile nel caricamento, quindi proviamo una power delivery normale da 20 watt, va sempre in ricarica veloce e diciamo che però non è proprio stabilissimo nella ricarica. Proviamo con un cavo Type A Type C, qui va in ricarica in modalità 14 watt, mentre col power delivery non è piaciuto molto come si è comportato. Proviamo con un altro cavo, anche se questo è quello che uso sempre per tutte le prove che faccio qua. Riproviamo il power delivery con un cavo semplice da telefono cellulare, anche qui va in ricarica in modalità normale, non fast charge. Proviamo la porta da 100 watt. Ora me lo dà in ricarica veloce, si dovrebbe stabilizzare sui 20-25 watt. Sale fino a 30, arriviamo addirittura a 50 per poi arrivare quasi a 60 e tornare a 0. Il telefono me lo dà sempre in ricarica veloce, però non riesce a leggermi correttamente i consumi sull'uscita Type-C. Non il massimo, vedete che non è stabile, anche con la stima del tempo rimanente chiaramente non riesce a fare una misurazione corretta. Non è la ricarica ideale per gli smartphone perché vedo che è abbastanza instabile. Poi arriviamo alla prova sempre un po' problematica della macchinetta per fare il caffè con le cialde. Attacchiamo l'uscita C, proviamo ad accendere la macchinetta. Questa è una macchinetta da 1450 watt. Ok, vediamo se riusciamo a portarla in temperatura. Siamo a 1200 watt, 1000 circa, sta andando in temperatura. Perfetto, siamo comunque riusciti a portarla in temperatura. Vediamo se è la volta buona che riusciamo a farci un caffè. 1200 watt, poi dopo si stabilizza, scende a 300, 400. Siamo riusciti, forse, aspettiamo che finisca, siamo riusciti a fare un caffè con la Power Station. Tra l'altro questo è un modello di macchinetta più per usi ufficio che consuma anche parecchio, ce ne sono anche di leggermente più piccole, quindi in quel caso andiamo sul sicuro. Ok, ora facciamo le solite prove in cucina, quindi partiamo col fornetto con le due resistenze che è già acceso sopra e sotto, collegato attivo l'uscita C, il fornetto si accende, inizia a scaldare, in questo momento sta tirando 1200 watt, quindi riesce a gestirmi senza problemi entrambe le resistenze sotto e sopra. Vedete che siamo a 1230 costanti. Sta scaldando, adesso lo lascio attaccato qualche minuto. A few moments later. Il fornetto continua a scaldare, è già bello caldo, lo spegniamo. Quindi tirando 1200 watt continui non ha dato nessun problema, tra l'altro non sono neanche partite le ventole. Partono proprio dopo parecchio tempo che viene messa sotto sforzo. Ora invece facciamo la prova, quella un po' più complicata, che di solito con le Power Station piccole e medie non riusciamo mai a fare, che è il microonde. Sono ottimista, metto dentro già l'acqua, facciamo che metterlo direttamente al massimo a 750 watt, lo facciamo girare un minuto e vediamo se parte. Ok, lui è partito, 175, 170, 1100, 1230, per il momento ce la fa. Ok, è rimasto più o meno stabile sempre sui 1200, 1230. Diciamo che si è un po' seduta nella fase del riscaldamento, sentivo a orecchio che tra virgolette sforzava, però ce l'ha fatta comunque a farmi il ciclo. L'acqua fuma, per una volta siamo riusciti a passare la prova del forno a microonde con una Power Station veramente piccola e portatile, non piccolissima ma comunque molto portatile. Ok, ho ricaricato la Power Station, facciamo un test di durata. Radiatore svedese collegato direttamente alla Power Station. Sono le 13:34, accendiamo l'uscita C, parte il consumo 800 watt, perché questo è il radiatore svedese Tego da 800 watt, vediamo quanto dura realmente. Dai calcoli stimati a 1,2 kW di accumulo dovrebbe durare nell'ideale un'ora e mezza, ma vediamo a quanto arriva. Sono le 14:15, mi dà 51% di percentuale e 40 minuti residui di autonomia. 14:48, il test va avanti, siamo all'8% con 6 minuti residui di autonomia.
Bene, siamo arrivati alla frutta, siamo al 2%, mi dà 1 minuto di autonomia, 14,53, praticamente con 780-800 watt di consumo, abbiamo un'autonomia di 1 ora e 20. Ok, spengo la luce, facciamo il test uscita fase neutro, quindi scollegata dalla rete esce fase, proviamo a attaccare la rete, parte la ricarica, siamo in rete, abbiamo fase e qua nulla, chiaramente sono sbagliati perché bisogna girare la spina, quindi quando siamo sotto rete abbiamo una fase e un neutro, perfetto. Facciamo un test di intervento, quindi colleghiamo una lampadina a incandescenza per vedere se abbiamo cali di tensione quando stacchiamo la rete, 3, 2, 1, ok. C'è un piccolissimo intervento in millisecondi, ma possiamo usarla tranquillamente come UPS. Ok, garage completamente buio, vediamo che luce riusciamo a fare. Riusciamo a illuminare la zona direttamente davanti alla power station. Diciamo, per operare all'aperto o in condizioni di emergenza in casa è sufficiente, però è proprio giusto un LED piccolino. Pannello full sent da 200 watt. Allora, in confezione troviamo 3 cavi molto utili perché, partendo dagli MC4 del pannello, sono adattatori che ci consentono di avere diversi tipi di connessioni, tra cui la solita connessione che usiamo sulle power station, EcoFlow eccetera, connessione a jack da 5,5 o la connessione con questo connettore polarizzato negativo e positivo che non ricordo il nome ma che a volte viene usato. Troviamo poi anche questi 4 accessori in plastica con questa fessura interna che vedremo dopo a cosa servono. Pannello con le protezioni angolari, maniglia, possibilità di chiuderle con velcro, sacca con questa trama grigia molto carina, marchiato full sent, si prende bene, non è assolutamente pesante, di solito i pannelli portatili sono anche molto più pesanti. Qua dietro abbiamo una tasca con le istruzioni e eventualmente la possibilità di mettere i cavi, gli adattatori in dotazione. Estrazione del pannello, arriva bloccato con una pellicola, parte con i connettori MC4 positivo ben segnato, quindi oltre che dalla forma del connettore e dal fatto che ci sia un positivo sul connettore ci segnalano chiaramente con un'etichetta qual è il negativo e qual è il positivo, quindi anche per chi non è molto pratico non c'è possibilità di sbagliare. Abbiamo circa 60-70 cm di cavo, abbiamo 3 sezioni di pannello, occhielli sui 4 angoli e 2 intermedi, sulla parte posteriore una sorta di supporto per tenerlo all'inclinazione corretta. Qui sul pannello abbiamo le indicazioni che è un pannello da 200 watt con uscita a 20 volt 10 A, tensione a vuoto 24 volt, corrente di cortocircuito 10.6 A. Ok, intanto ho visto dal manuale che queste parti in plastica servono da mettere sotto il pannello, quindi sulla parte che appoggia al pavimento, per evitare che appoggi la parte diciamo plastica di rivestimento direttamente sul terreno. Ok, pannelli in pieno sole, angolati con i supporti in dotazione, sugli MC4 ho montato il suo adattatore in dotazione, vediamo cosa riusciamo a produrre, probabilmente non si vede nulla, ma siamo a 150 watt. Secondo me 599 euro un Best Buy può servire in un sacco di condizioni, mi ha dato delle soddisfazioni, mi ha deluso per quanto riguarda la parte NDC, di solito è la parte che funziona bene su tutte, ma non è un grosso problema, comunque riusciamo a caricare tutto quello che serve senza problemi. Trovate tutto in descrizione, ripeto, affrettatevi perché a 5,99 non la trovate più, a 6,99 comunque un buon prezzo. Sostanza, pochi fronzoli, 1200 watt di potenza e 1,2 kW di batteria, è un bel taglio di power station, non so dirvi se sarà affidabile e duratura nel tempo come al solito, però vi ho riportato tutte le mie impressioni. Se il video vi è piaciuto un bel like, soprattutto iscrivetevi al canale, più cresce il canale più riesco a procurarmi oggetti da proporvi e consigliarvi, ma anche oggetti che magari fanno schifo e vi dico di non comprarli. Ci vediamo al prossimo video, prossima diretta, provincia di Torino, se passate in negozio vi offro un caffè. Grazie, ciao da Massi Dattoli.